Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Ricorrere, così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di gennaio 2026 e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Inoltre vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine ricordo anche che in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che andrò ad utilizzare con le recensioni e anche i link per acquistarli se vi dovessero piacere. E adesso partiamo con la lettura facendo un piccolo passettino indietro dove ci eravamo lasciati nel mese di dicembre. Voi avevate il mondo, perfetta per chiudere un anno, un percorso, per completare qualcosa. Ovviamente, quando si è in via di sviluppo, quando si stanno ancora facendo delle cose, il mondo ci permette di andare comunque a chiuderle. Al di là della soddisfazione o dell'insoddisfazione, comunque questa carta ci dice, che i tempi sono maturi e che, forse non è più il caso di continuare e procedere in alcune cose, ma appunto di lasciarle andare. Ecco perché, chiudere vuol dire con il mondo iniziare a prepararsi a una nuova fase. Se lo avete fatto siete perfettamente in linea con le vostre energie e adesso andiamo a vedere quelle successive. Vediamo quali saranno. Ovviamente quando va in onda la lettura si è ancora nel mese di dicembre, quindi magari si possono anche ascoltare determinate indicazioni per, capire come in questo caso chiudere con alcune cose e anche effettivamente con quest'anno per ritrovarsi con questa bellissima stella. Avere la stella come carta consiglio e come energia, del mese è una meraviglia perché, ci illumina la strada, il nostro percorso di fiducia, di speranza, di ottimismo, riguarda i nostri sogni, i nostri desideri, le cose belle che vogliamo, proiettare ovviamente nel nostro futuro e, nella nostra vita. Quindi, carichiamoci di queste belle emozioni che non siano soltanto emozioni, ma che ci permettono concretamente di andare a incominciare a seminare, questi diciamo semini importanti che poi, nasceranno e si svilupperanno successivamente. Questa è la vostra energia, possiamo metterla qui, quella principale. Adesso andiamo a vedere, quelle che vi aiuteranno a gestire il vostro mese e poi ovviamente andremo a parlare dell'amore, del lavoro, delle finanze e i segni zodiacali da attenzionare. Partiamo con il re di coppe. Allora, essendo una carta di corte, può riferirsi sia alla presenza di una persona, di fiducia, di sostegno, che vi aiuterà in qualche modo anche a gestire le vostre varie cose, soprattutto dal punto di vista emozionale e relazionale. Può essere anche una vostra stessa energia, attenzione, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è un'energia, è vero, maschile, ma soprattutto che consiglia di prendere il controllo delle proprie emozioni, soprattutto quelle contrastanti e quelle più complesse, perché magari se ci lasciamo sovrastare, allora, rischiamo di bloccarci o di non riuscire a fare determinate cose. Probabilmente il controllo delle nostre emozioni ci servirà anche a fare determinate cose e a proiettare i nostri stessi sogni e desideri. Quindi occhio a rimanere fermi, lo dice anche il 4, di spade. C'è questo rischio? Assolutamente sì, però ricordo che il 4 di spade ci permette di, fermarci, di riflettere attentamente su varie faccende, su varie cose, quindi non è un'energia secondo me negativa, cioè diventa negativa se ci lasciamo bloccare
se, ci lasciamo condizionare eccessivamente da qualcosa, da qualche evento o da qualcuno, e invece prendendo il lato giusto di questo 4 di spade, vuol dire che in qualche circostanza abbiamo bisogno di fermarci o di rigenerare le nostre stesse energie, o portare lucidità e chiarezza, quindi abbiamo bisogno di riflettere in pace, in solitudine con noi stessi, oppure semplicemente riprendere il controllo non solo dal punto di vista emozionale, anche razionale. E infine troviamo un 4 di coppe. Tanti, tanti 4 effettivamente, perché questa in realtà sarebbe 14, 4, 4, quindi sono numeri che potreste vedere come segni, segnali intorno a voi, e ribadisco quel concetto di 4 come, aspetto positivo di stabilità, di ordine e di concretezza, in senso negativo di rimanere fermi, di lasciarsi bloccare, e in questo caso ci indica che alcune cose noi le abbiamo a nostra disposizione, e quindi se stiamo aspettando che, arrivino nuove situazioni, nuove circostanze senza far nulla, allora possiamo continuar lì ad aspettare. Quindi ci suggerisce che in alcune circostanze dobbiamo essere noi stessi a volgere il nostro sguardo altrove, a cercarci delle opportunità. È vero, sì, possiamo aspettare, possono anche arrivare delle circostanze e delle opportunità che non ci aspettiamo, però perché correre il rischio? Quindi queste sono le energie principali a livello generico. Adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, ovviamente alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia, famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare un po' quello che ci diranno i tarocchi con le loro indicazioni e di adattarle a quello che state vivendo. Troviamo la carta dell'imperatrice, molto bella. Molto, qui abbiamo 3 e 13, qui risuona, è vero, un'energia di evoluzione, di crescita, ma anche di trasformazione. Può essere un mese importante per, far evolvere alcuni aspetti della vostra vita, sia sentimentale che di coppia, con attenzione, cura, protezione, dedizione, nel senso di, apertura verso l'altra persona, di gentilezza, di sensibilità. La carta della morte fa capire che c'è una fase di trasformazione che può essere abbastanza netta. Lo dico per dover di cronaca, nelle peggiori, ma peggiori delle situazioni può indicare la fine, però, può essere la fine solo se già da un po' di tempo avete, sviluppato, capito e compreso che si deve arrivare ad una fase del genere. A volte può essere un breve allontanamento, una fase di riflessione che può essere anche positiva e costruttiva, perché se serve migliorare alcuni aspetti, se serve, far rinascere lo stesso rapporto e, anche alcune cose strettamente personali, questo è il momento giusto per farlo. Quindi prendere il controllo anche qui dei vostri istinti e cercare di, guidarvi verso la giusta direzione. La forza è la carta proprio che fa per voi, perché ci consiglia proprio, è vero, di ascoltare l'istinto, però anche di trovare un equilibrio. L'istinto, fa bene se ci sono quelle cose che, ci possono aiutare, invece quando, ci sono quelle emozioni, tutte quelle complesse, negative, pesanti che ci bloccano, come abbiamo visto, allora meglio prendere il controllo e il coraggio di fare qualcosa, soprattutto scelte importanti.
Questo vale anche per, come avevamo detto, amicizia, diciamo relazioni più importanti, famiglia, ci può essere veramente una rinascita, un cambio di direzione riguardo una persona nello specifico. Magari coppia va tutto bene, quindi si vede solo una fase, altalenante, è vero di crescita, diciamo, però, occhio sempre alle emozioni che, come abbiamo visto, è vero saranno altalenanti, però anche abbastanza forti. Io direi anche per i single. Anche qui, se ci avete fatto caso, abbiamo il 4 di bastoni e il 4 di coppe. Con il 4 di coppe mi riferisco e mi riallaccio un po' a quello che avevamo visto prima, e cioè può indicare che, ci possono essere degli sviluppi interessanti e positivi di una frequentazione, di una conoscenza. Il 4 può anche suggerire che in un evento, specifico, magari un festeggiamento, oppure in un'uscita o altre circostanze, potrebbe esserci un incontro, di una persona che avete conosciuto o totalmente nuova e che potrebbe riaccendere in qualche modo fiducia, speranza, o anche una possibile, conoscenza e frequentazione futura. Magari con il 4 di coppe bisogna capire effettivamente se è il caso di proporsi, di stuzzicare, di, mettersi in moto nel fare proprio qualcosa, oppure di aspettare che sia l'altra persona. Quindi in qualsiasi circostanza anche la regina di denari ci dice che, sicuramente voi avete degli obiettivi abbastanza chiari, ben precisi in questo ambito, e quindi per quanto abbiate, diciamo, fiducia e siate, diciamo, positivi, nella ricerca dell'amore, ci sono alcune cose che non vi soddisfano pienamente, però si vede che comunque, vi prendete cura di voi stessi e, magari questi nuovi sviluppi riuscirete subito ad intercettare se ci sono delle cose positive e promettenti per qualcosa di impegnativo, di duraturo, oppure altrimenti no, e lasciare andare immediatamente. E adesso vediamo la parte più pratica del lavoro, delle finanze. Vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo l'asso di coppe. Può essere la nascita di un'idea, di un progetto, di un qualcosa che può essere anche, stimolante come energia che entra in voi. Poi troviamo l'8 di coppe, cioè se ci avete fatto caso abbiamo tanta, tanta acqua, non è proprio il vostro elemento, forse è per questo che vi confonde un po', e abbiamo il 9 di spade. Magari ci sono delle preoccupazioni, se, il lavoro tutto sommato va bene, forse potrebbero esserci delle spese, ulteriori, un imprevisto, un qualcosa da attenzionare, soprattutto verso la fine del mese. Magari, ad esempio il lavoro può procedere bene, però c'è nel vostro ambito, forse dei colleghi, dei colleghe in senso generico, o qualcosa che non vi soddisfa proprio, non vi fa stare bene, lavorare proprio bene, però, può passare, nel senso che ovviamente questa opportunità vi può dare, la voglia, il desiderio comunque di continuare nonostante queste cose. Se magari ci sono, come vi dicevo, delle difficoltà a livello economico o anche di, gestione stessa delle vostre spese, delle vostre finanze, allora l'8 di coppe consiglia di lasciare andare per il momento un qualcosa che non vi serve. Quindi di fare attenzione appunto alle vostre spese, di concentrarvi su quelle più importanti o su possibili imprevisti, quindi già, sapendo, potete fare, attenzione e quindi, evitarvi insomma delle cose spiacevoli. Questo in senso lato, ovviamente,
punto molto su queste energie principali, come se all'inizio del mese in realtà non solo c'è questa bella energia, ma anche possibilità di un'idea che può, portarvi, maggior soddisfazioni, ma anche essere abbastanza fruttuosa, non nell'immediato, ma magari ci vorrà, un po' di tempo. Può essere un investimento, magari anche una proposta interessante, sia per chi ha il lavoro, sia chi è alla ricerca, può essere un qualcosa in più da fare al momento, nel frattempo che alcune cose vadano a svilupparsi. Questo lo dico soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro, perché si vede con il 10 di denari, tranquillità e stabilità sia dei vostri risparmi o anche famiglia e qualcuno che vi sostiene e però, magari proprio questa, tranquillità o i pregressi di, la vostra ricerca, tutto quello che avete fatto precedentemente e che quindi poi troverà realizzazione successivamente. Quindi è vero, tanta pazienza, ma soprattutto di seguire il flusso degli eventi. Probabilmente c'è un qualcosa che arriva, come proposta, come idea, abbiamo visto da una persona, qui abbiamo la regina, di denari, al di là del fatto che sia uomo o donna, parla comunque di una persona che magari vi sostiene, che vi dà dei consigli o addirittura una proposta che può essere, interessante. Adesso infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Essendo un oracolo astrologico, ovviamente, può parlarci anche di cosa aspettarci a livello relazionale. Quindi come primo segno abbiamo i pesci, poi abbiamo Giove, che si riferisce al Sagittario e anche ai pesci. Questa ci parla di occasioni di crescita, di evoluzione, anche di generosità, benessere, di nuovi sviluppi, e situazioni fortunate che possono ovviamente essere generate dalla conoscenza, di persone, e direi che qui abbiamo anche Marte, attenzione, questa è un po' più conflittuale, come carta. Si riferisce allo Scorpione e all'Ariete, quindi abbiamo anche tanta energia fuoco. In pratica le indicazioni sono quelle di, privilegiare e avere a che fare con delle persone che possono essere stimolanti, generosi e attente nei vostri confronti. È vero che può esserci qualche conflitto da persone che sono un po' così, che vogliono mettere un po' di zizzanie, quindi aspettatevi, aggressività, forse, verbale, forse dei conflitti, delle situazioni un po' difficili da gestire. Comunque qui bisogna intervenire, aver coraggio e agire, prontamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, invece in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare motivazionale. Vi auguro un buon mese di gennaio. Ciao!